C'è qualcosa che va oltre il talento, oltre le vittorie, oltre i gol, è lo stile, la passione, il modo in cui un'idea diventa cultura. In questo percorso incontriamo uomini che prima ancora di essere campioni sono stati interpreti autentici dell'Italia nel mondo, calciatori che hanno portato sui campi internazionali non solo le proprie qualità tecniche, ma un'identità fatta di eleganza, rigore, creatività e anche cuore. Dal Bernabeu a Stamford Bridge, dal Monte Carlo all'India, ogni tappa è stata un'occasione per raccontare l'Italia senza usare parole, ma con gesti, comportamenti e scelte. Sono storie di vita e di calcio, di sfide, di conquiste, ma anche di aneddoti, scoperte e piccoli dettagli che rendono unico lo stile italiano. Sono gli ambassador di Serie A, sono gli ambassador del Made in Italy. Un grande benvenuto a Gianluca Zambrotta. Grazie a tutti voi. Gianluca Zambrotta, che non è stato solo un grande terzino, un esterno d'attacco trasformato poi da Marcello Lippi in uno dei migliori difensori moderni, ma rappresenta anche l'italianità fatta di duttilità, di eleganza, di intelligenza tattica e di cuore. Cresciuto tra Como e Bari, ha vinto con la Juventus, ha trionfato nella notte mondiale di Berlino del 2006, ha vissuto la Catalogna con il Barcellona, ha indossato anche le maglie di Milan e Chiasso. Dopo 700 partite, 98 presenze in nazionale, ha iniziato una carriera da tecnico tra Svizzera, India e Cina. Ovunque andasse, Zambrotta ha incarnato non solo professionalità, ma anche quel modo di vivere il calcio e la vita che racconta adesso, un viaggio tra i campi, gli spogliatoi e i continenti, in cui ha sempre portato un'identità unica. Gianluca, sei cresciuto a Como, ma hai portato poi il nome dell'Italia nei club più importanti del mondo, in ruoli sempre nuovi da giocatore e da allenatore, e hai raccolto dentro al cuore italiano durante queste esperienze che cosa hai raccolto? Ma credo che comunque sia le esperienze italiane che le esperienze comunque all'estero ti lasciano comunque sempre qualcosa nei tuoi ricordi e nel tuo cuore. Insomma, io ho avuto la fortuna di giocare in grandissimi club, ma anche in club diciamo non di meno importanza, ma che comunque lottavano per altri obiettivi importanti sempre, ma chiaramente minori. Ho sempre cercato di portare grande passione, grande spirito di sacrificio, duro lavoro, cercare di raggiungere gli obiettivi che comunque uno si cerca di mettere all'inizio dell'anno su un quaderno bianco e cercare di portarli a termine. Quindi questo l'ho sempre fatto sia da giocatore, squadre italiane, squadre estere, ma anche come nella mia piccola esperienza da allenatore. Dagli ambienti di Como e Bari, come dicevi, fino ai grandi palcoscenici, cosa hai imparato dall'Italia in termini di mentalità e cultura professionale? L'Italia, se parliamo da un punto di vista prettamente calcistico, professionale, insomma l'Italia è sempre stata negli anni comunque modello, un esempio sia per quanto riguarda i calciatori che poi sono andati anche a fare esperienze all'estero, ma anche per gli allenatori stessi. Insomma, noi abbiamo grandi esempi di allenatori vincenti che sono andati all'estero. Uno su tutti chiaramente mi viene in mente Carletto Ancelotti, insomma, che è stato il più grande forse allenatore di tutti i tempi, che ha stravinto in Italia e all'estero. E quindi credo che l'italianità si trovi comunque ovunque nel calcio italiano, sia in Italia chiaramente, ma soprattutto all'estero. E sì, oggi devo pensare a un italiano importante all'estero, mi viene in mente sicuramente Carlo Ancelotti. E in Juventus hai vissuto un periodo storico sotto Lippi, venendo trasformato poi come terzino. Com'è nata quella metamorfosi tattica tutta italiana poi?
Ma è nata dal semplice fatto che la Juventus in quegli anni, in quell'anno particolare, prese Mauro Giammaca Moranesi, che comunque era più su l'uno contro uno, quindi classica ala molto estroso, e io chiaramente avevo altre tipi di caratteristiche, e Marcello Lippi, insomma, per evitare di non far giocare uno piuttosto che l'altro, ha deciso comunque, chiaramente intelligentemente, di spostarmi a me un po' più dietro e di farmi giocare come terzino, anche sulla prospettiva futura che comunque in nazionale Paolo Maldini aveva appena smesso, che era chiaramente stato uno dei terzini più forti, forse il più forte terzino e difensore della nazionale italiana, e quindi avevo anche in quel frangente una possibilità anche in chiave nazionale italiana, e andò bene. Devo dire che, insomma, sia per la Juve che per comunque la nazionale italiana, insomma, fu una scelta azzeccata. Il Mondiale 2006 a livello personale e nel modo in cui hanno visto poi l'Italia nel mondo, che cosa ha significato per te e anche per la nostra identità? Ma è stato un po' un mondiale iniziato con difficoltà, perché arrivavamo comunque da Calciopoli, insomma, una vicenda comunque difficile per tanti di noi, perché eravamo comunque coinvolti in prima persona. Devo dire che la grande forza di quella squadra è stato il gruppo, il fatto di essere prima dei grandi uomini e poi dei grandi professionisti, dei grandi giocatori, quindi diciamo il fatto di raggrupparsi, di chiudersi un po' a riccio, pensare comunque solo a noi stessi, cercare comunque di raggiungere comunque un obiettivo che era sì difficile all'inizio, ma non irraggiungibile. È vero che c'erano comunque delle squadre sulla carta che erano molto più forti di noi, ma in quell'occasione fu comunque veramente la forza di un gruppo straordinario, un grande senso di identità. Avevamo tanti italiani noi in Germania che comunque ci supportavano, quindi anche questo è stato per noi fondamentale, perché noi stavamo nel ritiro di Duisburg e noi ogni volta che tornavamo in ritiro dalle nostre trasferte trovavamo sempre 500-1000 persone che ci aspettavano, italiani, che comunque ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato, e questo è stato secondo noi e per noi una forza straordinaria, e questo è anche il senso dell'italianità all'estero, e per noi è stato fondamentale. Capitolo Barcellona, una nuova realtà da vivere anche con curiosità. Cosa ha colpito in Spagna dei tuoi atteggiamenti all'italiana nelle stagioni blaugrane? C'era una cultura del lavoro diversa, una mentalità completamente differente, ma questo fa parte un po' di come uno affronta diciamo la vita professionale, la carriera professionale di ogni club, di ogni squadra che sta in un paese diverso. Barcellona in quel momento aveva appena vinto la Champions League nella stagione 2005-2006. Era una squadra, una rosa piena di campioni, da Messi a Eto'o, a Ronaldinho, a Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, Pujol, insomma era veramente zeppa di grandi giocatori, ma loro avevano questa mentalità di lavorare sempre con la palla. Io chiaramente arrivavo da 7 anni di Juventus, dove per me il lavoro anche al di fuori dell'utilizzo della palla era importante, e quindi in quell'occasione insomma c'eravamo solo io e Lilian Thuram, che venne con me poi a Barcellona, che lavoravano solo in palestra, mentre gli altri lavoravano tutti sul campo con la palla. Forse la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente il duro lavoro, il sacrificio, il fatto di non mollare mai. Questa sicuramente è stata una caratteristica che mi sono portato da italiano all'estero, ma anche una grande comunque mentalità vincente che avevo in quel momento, perché arrivavo comunque da una vittoria dei campionati del mondo, quindi ho cercato anche un po' di trasmettere questa
questa mentalità, anche se chiaramente non ne avevano bisogno perché avevano vinto appena la Champions ed erano grandi giocatori, però ecco, ho cercato un po' di portare queste cose, ecco, diciamo così, questa mentalità da italiano. Hai poi giocato al Milan ancora in Italia, quindi prima di iniziare la carriera all'estero. Quanto ha contato per te mantenere una continuità italiana? Ma è stato importante perché dopo 2 anni di Barcellona comunque ho voluto fortemente tornare in Italia, in una squadra importante come il Milan. C'era un gruppo italiano molto forte perché era comunque il gruppo anche della nazionale italiana, da Rino Gattuso a Sandro Nestra, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Pippo Inzaghi, Cristian Abbiati, insomma Paolo Maldini chiaramente che erano gli ultimi anni, Carlo Ancelotti perché ho fatto l'ultimo anno di mister Ancelotti al Milan, quindi c'era già una forte italianità in quel Milan, è un grande senso di identità della nazionale italiana, perché poi alla fine il gruppo era quello e ci trovavamo anche poi quando ci trovavamo in nazionale, quindi sicuramente è stato un passaggio importante nel dare continuità a un percorso che avevo interrotto andando a Barcellona, ma che poi successivamente ho ritrovato tornando in Italia al Milan. Vicino all'Italia, al Chiasso, sei stato giocatore e allenatore. Come ti sei rapportato lì con l'Italia dentro al ruolo ma anche fuori dal campo? Ma beh, calcolo che comunque Chiasso è a 4 km da Como, dalla città dove io sono nato e cresciuto e da dove comunque vivevo in quel periodo. Quindi per me era come essere in Italia, insomma, l'unica cosa che insomma ci si divideva era il confine e la dogana. Ma Chiasso è stata comunque una bellissima esperienza, 1 anno e mezzo come primo allenatore, la mia prima esperienza da allenatore, quindi è stato sicuramente un bel inizio di percorso come carriera da allenatore, ma nella maggior parte delle persone che erano comunque a Chiasso la maggior parte erano italiani, che comunque venivano dall'Italia, cercavano comunque di portare la metodologia italiana, lo staff era quasi tutto italiano, e quindi insomma si respirava anche lì da un punto di vista professionale calcistico un ambiente italiano, e quindi è stato un bel percorso, un bel inizio per me, non facile perché è stata la mia prima esperienza, ma secondo me sia le cose positive che le cose negative comunque ti possono aiutare soprattutto quelle negative, a crescere, ed è stato un bell'inizio in un ambiente che sì, sei in Svizzera, ma alla fine è come sentirsi anche un po' a casa in Italia. Nell'esperienza invece in India, al Delhi Dynamos, quali aspetti del calcio e della cultura italiana sei riuscito a trasmettere ai tuoi giocatori? Ma la prima cosa è quello di portare anche una forte identità italiana. Tutto lo staff era italiano, quindi io come primo allenatore, c'era Simone Barone con me come collaboratore, però diciamo l'idea era quella comunque di portare le nostre conoscenze, la nostra professionalità al servizio comunque di un paese, di un campionato che stava comunque crescendo ed era appena nato da qualche anno. A me è servito molto perché è stata un'esperienza meravigliosa, è stata un'esperienza stupenda in un paese che per me era nuovo, ma che dove comunque mi sono trovato benissimo. Sono stati pochi mesi, perché poi alla fine siamo stati 4 mesi, da metà agosto fino a metà dicembre. È stata un'opportunità e siamo riusciti comunque a portare comunque dei miglioramenti ai ragazzi, alla squadra, ed è stata secondo me veramente un'esperienza incredibile per noi, e tanti italiani, qualcuno ne abbiamo trovati lì a Nuova Delhi, e siamo
credo siamo convinti comunque di aver portato comunque un miglioramento con la nostra esperienza italiana all'estero in India. Nel tuo giro del mondo sei stato poi in Cina, assistente di cappello allo Jiangsu Suning, in un contesto completamente diverso. Come hai portato la mentalità italiana lì da tecnico e come ti hanno accolto i cinesi? Ma ci hanno accolto benissimo, anche lì eravamo uno staff italiano perché c'era Mister Cappello, c'ero io, c'era Christian Brocchi e anche lì siamo comunque riusciti a dare comunque la nostra professionalità al servizio comunque di un campionato che anche lì stava esplodendo, stava crescendo in una società che a quei tempi era diventata comunque una delle più importanti del campionato cinese. Era comunque il Jiangsu Suning di proprietà di Suning dell'Inter. Calcio italiano comunque è visto e stravisto ed è molto seguito in Cina e per noi insomma è stato facile l'ambientamento, insomma quella è stata la seconda esperienza per me diciamo al di fuori dell'Europa. È stata un'esperienza incredibile, è stata un'esperienza nuova, ricca di emozioni e anche lì secondo me siamo riusciti comunque a lasciare un ricordo credo positivo sia a livello professionale ma anche da un punto di vista umano, soprattutto per la passione che noi italiani mettiamo nel calcio. C'è stato un momento in cui all'estero ti sei sentito rappresentante dell'Italia, magari per un gesto o per un valore particolare? Se dobbiamo parlare di calcio, di italiani che vanno all'estero per portare le proprie conoscenze a servizio di altri campionati, secondo me c'è la grande passione che noi mettiamo quando comunque ci viene richiesto comunque di dare qualcosa all'estero, alle squadre estere. Il lavoro, la grande professionalità, il fatto di migliorarsi sempre giorno dopo giorno, insomma sono queste le cose che noi abbiamo cercato di trasmettere quando siamo andati in squadre all'estero. Allora, c'è poi la lingua del calcio, no, di paese in paese, qui si varia, no, da città, addirittura poi da Stato e da nazione. Con l'Italia che secondo te rimane ancora un valore importante e un punto di riferimento nella lingua, nel metodo, nel rispetto del gioco? Allora, sicuramente per quanto riguarda la parte calcio, sì, insomma, l'Italia rimarrà sempre come punto di riferimento all'estero. È chiaro che se dobbiamo andare a pensare a 20, 30, 40 anni fa, forse lo era di più, nel senso il calcio italiano degli anni 90 era forse il primo modello di calcio seguito all'estero. Adesso chiaramente sono cresciuti anche altri campionati, come la Liga, come la Premier League, come tanti altri campionati, ma il calcio italiano, la Serie A rimane sempre il modello di riferimento all'estero, ma per tanti motivi. Uno su tutti la professionalità e la grande preparazione dei nostri tecnici italiani che vanno comunque all'estero e hanno sempre fatto bene. Adesso il calcio italiano è sempre stato un modello di riferimento all'estero da questo punto di vista. Cibo, vivacità, stile di vita all'italiana. Hai portato qualche abitudine particolare all'estero e qual era la cosa italiana che volevi proprio far conoscere? Ma si è cercato in qualche modo, se dobbiamo parlare per esempio di cibo, abbiamo cercato di portare un po' la nostra idea di come mangiare, ma è difficile chiaramente perché per esempio in India o in Cina è chiaro che sono abituati fin da quando erano bambini a mangiare in un certo modo. È chiaro che non è che gli puoi stravolgere il modo di mangiare prima di una partita, però abbiamo comunque cercato di un po' portare la nostra esperienza per quello che si poteva fare e cercare di trovare il giusto compromesso, quindi dalla pasta
al riso, alla carne, alle verdure, insomma, cercare un po' di dare il nostro contributo anche da questo punto di vista. Siamo comunque riusciti un po' a dare comunque dei consigli chiaramente utili per cercare di migliorare le prestazioni attraverso comunque l'alimentazione giusta. Come pensi di aver inciso nel calcio globale? Ci sono giocatori e allenatori che ancora percepiscono la tua impronta italiana? Ma allora, per quanto riguarda i giocatori, sicuramente un po' vedono e sentono comunque il fatto che tu comunque da giocatore hai comunque una storia importante. Poi è chiaro che nel momento in cui diventi allenatore, la cosa principale è l'essere credibile e cercare di dare dei consigli giusti in base chiaramente alla squadra, come vive quel momento. A me è capitato sia in India che in Cina di migliorare comunque dei giocatori che avevano comunque delle difficoltà, e con il tempo, con la pazienza, col lavoro giorno dopo giorno, alla fine comunque sono migliorati tanto da un punto di vista non solo tecnico, ma anche tattico e soprattutto anche umano nelle relazioni. Quindi da questo punto di vista penso e pensiamo di aver lasciato qualcosa di importante nelle esperienze che abbiamo fatto sia in India che in Cina, ma anche nello stesso chiasso, assolutamente. Se dovessi identificare 3 parole che rappresentano al meglio il Made in Italy, quali sceglieresti dal tuo punto di vista e perché? La prima cosa che mi viene in mente è sicuramente passione, perché noi siamo appassionati di questo meraviglioso sport che è il calcio, e quando comunque siamo sul campo lo facciamo vedere, quindi questa credo che sia la prima cosa. Il duro lavoro, perché comunque noi siamo dei grandi lavoratori, e quando poi ci mettiamo con la testa su una cosa che vogliamo raggiungere, la raggiungiamo in tutti i modi, quindi questo credo che comunque sia l'altro aspetto che da un punto di vista calcistico ho sempre cercato di trasmettere, quindi il duro lavoro, il fatto che non si smette mai di migliorarsi, quindi tu puoi sempre migliorare a 20, a 15, a 30, a 35, e sacrificio perché non si riesce comunque a raggiungere un obiettivo senza sacrificio. Non devi aver paura di sbagliare, quindi devi sbagliare, perché solo sbagliando puoi migliorare, e credo un po' queste cose siamo riusciti a portare all'estero come italianità, e credo un po' ci rispecchiano un po' anche nel lavoro di tutti i giorni. Ai giovani italiani con ambizioni internazionali oggi consiglieresti di restare fedeli al loro Made in Italy in contesti anche lontani? Ma quello sempre, assolutamente sì. Noi siamo il paese più bello del mondo, insomma, dal cibo alle città d'arte, alla cultura, alla moda, a tutto. Abbiamo veramente tutto, è un paese straordinario. Quindi assolutamente sì, bisogna portare più italianità possibile all'estero, ma credo che ci venga anche riconosciuta questa cosa all'estero. È utile anche fare esperienze all'estero, perché per me è fondamentale comunque come calciatore professionista che al giorno d'oggi un giocatore, un calciatore possa fare un'esperienza all'estero, perché ti apre veramente la visione di tutto, conoscere nuove culture, conoscere una nuova mentalità anche di lavoro, un nuovo ambiente, insomma è bellissimo, ti apre veramente la testa e la mente, però è chiaro che devi sempre poi mantenere la tua identità, che è quella di essere italiano. Io quando sono andato a Barcellona avevo come amico un italiano che era lì da una vita, parlavo italiano, andavo nei ristoranti italiani, è vero, chiaro che poi cercavo di conoscere anche la mentalità di Barcellona, ma l'italiano all'estero vuole sentirsi italiano, questo non c'è niente da fare. In una parola, cosa significa oggi per te portare l'Italia nel mondo dentro e fuori dal campo?
Quindi in una parola noi dobbiamo cercare di trasmettere questa cosa all'estero, il fatto di sentirsi orgogliosi di essere italiano. Questo forse un po' nei giovani un po' si è perso, dobbiamo un po' ritrovarlo, un po' questa cosa, dobbiamo far vedere che comunque noi viviamo nel paese più bello del mondo, e dobbiamo essere da esempio e portare l'esempio appunto di bellezza all'estero. Secondo me potrebbe essere questa la parola di italianità oggi. Il calcio è stato il loro linguaggio, ma è l'identità italiana, ciò che hanno portato davvero in giro per il mondo. In ogni spogliatoio, in ogni città, in ogni gesto hanno lasciato un segno fatto di stile, di passione, di rispetto, perché il Made in Italy non è solo un'etichetta, è un modo di essere che si riconosce ovunque, e attraverso le loro storie ci ricordano che rappresentare l'Italia significa viverla anche quando si è lontani. E grazie a Gianluca Zambrotta. Grazie a voi.